Si conclude la prima giornata di Serie A 2022-2023 già con una statistica molto curiosa, con 10 tra vittorie e sconfitte e 0 pareggi, non accadeva dal 1971-72, dove tra l'altro le vittorie e le sconfitte non furono 10 ma furono di meno perché le squadre non erano 20 ma erano 16. Comunque 0 pareggi nella prima giornata non accadeva praticamente da 50 anni. La prima giornata quindi si conclude così. In questo contenuto andiamo a fare una piccola analisi, qualche discorso sulle prime indicazioni che sono arrivate dall'Inter, ma soprattutto dalle altre big che contenderanno gli obiettivi ai ragazzi di Simone Inzaghi, e poi in chiusura devo fare però subito un piccolo appunto su una questione che forse avrete già intuito e di cui voglio parlare qualche minuto, perché siamo solo alla prima giornata, quindi iniziamo a mettere le cose in chiaro. Ben ritrovati amiche e amici di Passione Inter, nuovo contenuto, lanciamoci subito al suo interno. Prima, come sempre, un mi piace e un'iscrizione al canale. Mi raccomando, siamo molto vicini ai 41.000 iscritti, quindi aiutateci a raggiungerli. Allora, di Lecce-Inter abbiamo parlato ampiamente, poi nel corso di questo contenuto vi linkerò in giro i vari contenuti appunto che abbiamo prodotto. Comincerei quindi dalla rivale numero uno, secondo il mio punto di vista, dell'Inter per lo scudetto, che è il Milan. Milan-Udinese 4-2. Come ho visto il Milan? L'ho visto sinceramente bene in fase offensiva, un po' sull'onda lunga del Milan dell'anno scorso. I 2 gol subiti non eravamo, diciamo, abituati a vederli. Nella fase finale della scorsa stagione il Milan difensivamente è stato veramente, quasi imperforabile. 2 gol anche abbastanza sciocchi secondo me, che mi danno la misura di un Milan che ancora deve registrare qualcosina in fase difensiva. La squadra, soprattutto dietro, è rimasta la stessa, hanno cominciato ancora Kalulu e Tomori come centrali, sulle fasce Calabria e Teo Hernandez, in porta Maignan. Hanno preso 2 gol, non ci starei a fare grossi discorsi, però rispetto all'anno prima appunto ho visto questa piccola differenza. Secondo me, per come ho visto il Milan, rimane la candidata numero 1 per contendere lo scudetto all'Inter. Io so che già l'anno scorso in tanti secondo me hanno sottovalutato con eccessivo ottimismo il Milan. Mi auguro che non si faccia lo stesso errore quest'anno, perché poi andando a vedere il mercato il Milan ha perso che sì, che è una perdita pesante, però ha aggiunto diversi innesti anche potenzialmente molto importanti e secondo me rimane una squadra molto completa. Poi chiaramente al netto degli infortuni, delle squalifiche, eccetera, eccetera, però mi sembra una squadra molto interessante che ha assimilato un modo di giocare, quello di Pioli, che è altrettanto interessante. Non me l'aspettavo, devo dire, mi sono ricreduto con il passare dei mesi, però i risultati ci hanno detto questo. L'unica cosa che può venire a nostro vantaggio è il percorso in Champions League, perché come è stato per l'Inter dell'anno scorso, un Milan che magari arriva agli ottavi, ai quarti non credo sinceramente, con tutto il rispetto, però un Milan che arriva agli ottavi e che quindi fa anche un buon girone, potrebbe magari perdere qualche punto qua e là. Quindi come fu per l'Inter l'anno scorso con il Liverpool, magari la stessa tipo di situazione può arrivare per il Milan, che sarà in prima fascia e quindi potenzialmente sulla carta avrà un girone un po' più semplice. Andiamo oltre, ho cercato ragazzi di vedere il maggior numero di partite possibili in questo weekend, per quanto riguarda le big le ho viste praticamente tutte. Vado in ordine di quando hanno giocato. Lazio-Bologna, inserisco la Lazio anche se non ha un vero e proprio, diciamo, collegamento con l'Inter, non lotteremo per gli stessi obiettivi. La inserisco perché secondo me quest'anno la Lazio può essere una delle sorprese della stagione. Con il Bologna è partita con qualche difficoltà, Luis Maximiano, il portiere, si è fatto clamorosamente espellere dopo 5 minuti per un errore molto sciocco, però poi con caparbietà e con il gioco ne è uscita. Occhio alla Lazio perché, allora innanzitutto vedo tanto entusiasmo dai tifosi, cosa che negli ultimi anni non sempre era stata, diciamo, una caratteristica della Lazio. Un mercato molto interessante, hanno messo in campo e in squadra diversi colpi nuovi che, possono aiutare Sarri con la sua idea di calcio, e riguardo Sarri siamo al secondo anno. Il primo secondo me di Sarri è sempre un po' di assestamento, lui ha un modo di intendere il calcio molto particolare che richiede molto lavoro sul campo, e quindi secondo me i veri risultati iniziano a vedersi dal secondo anno in poi. Questo è il secondo anno di Sarri. Per ora ha mantenuto tutti i big, tra le altre cose, perché Immobile c'è, Milinkovic-Savic c'è, Luis Alberto c'è.
Io dico solo occhio alla Lazio, ripeto, non credo che arriverà a contendersi lo scudetto, però per i posti Champions facciamo attenzione alla squadra di Sarri. Lo dico anche nell'ottica della Roma, perché la Roma secondo me rimane una di quelle squadre che ha fatto il miglior mercato e che si è rinforzata maggiormente. La vedo di un ottimo livello, soprattutto vista anche la presenza di Mourinho in panchina, e non sottovaluterei la vittoria della Conference League dell'anno scorso, perché secondo me una squadra può essere interessante, può ambire a livelli importanti, può anche arrivare a obiettivi di classifica interessanti come il posto Champions, eccetera. Quando però tocchi con mano un trofeo e alzi un trofeo, qualcosa nella mente dei giocatori e dell'ambiente cambia, soprattutto per la Roma che un trofeo non lo vinceva davvero da diversi anni. Quindi il connubio vittoria e consapevolezza di poter vincere, José Mourinho in panchina e calciomercato di un certo livello rende la Roma un'altra squadra interessante. Devo dire però che Salernitana-Roma, che è l'unica partita che non ho visto per i noti problemi di DAZN, che immagino abbiano colpito tutti, però mi sono poi recuperato gli highlights, eccetera, ho visto una Roma molto sulla falsariga dell'Inter, quindi vittoria di misura, però con tantissime occasioni da gol, anche alcune clamorosamente fallite, appunto, soprattutto da Zaniolo, ma non solo. Quindi vediamo se la Roma si aggiusta. Una delle caratteristiche, secondo me, più interessanti della Roma è il fatto di giocare sull'entusiasmo. Fin quando la Roma riuscirà a livello di squadra a giocare con la fame, con l'entusiasmo e con l'esuberanza anche atletica, sarà una squadra molto pericolosa. Dovrà uscire bene, secondo me, dai momenti inevitabili che tutte le squadre hanno di calo fisico. E lì, secondo me, l'arrivo di Dybala, la conferma comunque di Abraham e tutti gli altri possono chiaramente darle una grande mano. Verona-Napoli. Occhio al Napoli, so che sto dicendo occhio praticamente a tutte, però da questa prima giornata ho visto tante cose positive da tante squadre, quindi mi viene proprio naturale parlarne bene. E il Napoli, devo dire, non me l'aspettavo, devo dirlo, però ho visto tante cose interessanti. Una in particolare, commentavo proprio mentre la guardavo con mio papà questa cosa in particolare, entrambi abbiamo notato un Napoli che, nonostante tante perdite sul mercato, e secondo me è la squadra che si è impoverita di più, perché Koulibaly, Mertens, Insigne e a breve probabilmente anche Fabian Ruiz sono giocatori forti e sono state colonne del Napoli, non solo giocatori importanti. Però dicevo, rispetto per esempio alla perdita di Insigne, che è sempre stato un punto centrale del Napoli, io vedo un Napoli che gioca in maniera più lineare. Evidentemente la figura di Insigne, vista l'importanza che aveva, portava solitamente un po' come ha fatto Ibrahimovic nella sua storia, come fa anche Lukaku per certi versi, portava molto spesso ad accentrare il gioco del Napoli dal punto di vista offensivo su di lui. Molto spesso però questo andava magari a rallentare l'azione e a non farla sviluppare sempre nella maniera ideale. Con l'assenza di Insigne e l'inserimento di questo Kvaratskhelia, che mi ha dato subito delle ottime sensazioni, questo esterno georgiano, vedo un Napoli che gioca in maniera, dicevo, più lineare, meno personalismi, un calcio molto più fluido. Gli ultimi 2 gol, in particolare l'ultimo soprattutto, sono secondo me il segnale evidente. Azioni molto pulite, lineari, tocchi di prima. E io non lo so dove andrà a posizionarsi il Napoli, perché sinceramente temo che, nonostante questo, le assenze che vi ho citato poco fa si faranno sentire nel corso della stagione. Tra le altre cose, per esempio, Kim, il difensore centrale che hanno acquistato, non l'ho visto molto bene e ci sta, visto che è appena arrivato. È impossibile sostituire Koulibaly al 100%, non me ne voglia Kim, ma varrebbe praticamente per chiunque. Se il Napoli dovesse riuscire, e bisognerebbe nel caso fare un grande applauso alla squadra e a Spalletti, a coprire queste perdite nella maniera ideale, allora può essere per un altro anno una seria candidata per un posto Champions. Vediamo come riesce a coprirle, appunto, perché poi, come dicevo per la Roma, arriverà anche per loro il momento di flessione fisica e così via, e aver perso tutti questi giocatori potrebbe farsi sentire. Chiudo con la Juventus, che ha vinto 3-0 contro il Sassuolo. È forse la squadra di cui ho meno cose da dirvi, perché di fatto ho visto più o meno la solita Juve, vittoria rotonda, certo, nel punteggio, poco da dire, soprattutto dopo il primo gol, dopo averla sbloccata con questa giocata anche un po' fortunosa di Di Maria, poi ha sfruttato gli spazi lasciati dal Sassuolo, è ripartita molto spesso, Vlahovic rimane un giocatore sempre pericoloso, ogni palla che gravita dalle sue parti si può potenzialmente trasformare in gol,
francamente Di Maria non è una sorpresa, credo, per nessuno, giocatore di un altro livello, poi vediamo se l'infortunio che ha subito sarà serio oppure no, però l'ho già visto in ottime condizioni. Continuo a credere, francamente, che una squadra che può esprimere questo potenziale tecnico debba comunque fare di più. So che probabilmente non sarà così, perché nella filosofia di calcio di Allegri non c'è necessariamente un gioco spumeggiante e propositivo, però quando vedo Kostic, Di Maria, Vlahovic, poi vedremo Chiesa, vedremo se arriverà Paredes, io non posso vedere la Juve che gioca con Vlahovic sulla linea della tre quarti difensiva, cioè mi fa male al cuore, tra virgolette, pur non essendo juventino e per fortuna, però non posso vedere un talento così importante, tra virgolette, sprecato in questa maniera. Poi se vinceranno lo scudetto avrà avuto ragione, come spesso è accaduto, il suo allenatore. Personalmente sono più dell'idea di chi dice la Juve dovrebbe cercare qualcosa di diverso, però siamo alla prima giornata, non diamo giudizi definitivi, lo vedremo. La cosa su cui volevo concludere, che vi citavo all'inizio, è la questione arbitrale. Sapete, per chi ci segue da tempo, che io ho a cuore, tra virgolette, la questione arbitrale, non faccio assolutamente parte della frangia di tifosi che è convinta dei complotti contro questo o contro quell'altro, non mi interessano questi discorsi. Quello che ho visto in questa prima giornata è però moderatamente allarmante. Dico moderatamente perché appunto è la prima giornata, può essere che magari già dalla prossima cambi tutto. Sinceramente, avendo letto nei giorni precedenti all'inizio le interviste di Irrati, di Doveri, di Rocchi, che andavano tutte, secondo me, giustamente verso un'unica direzione, che si potrebbe riassumere con arbitreremo all'inglese, questa famosa espressione che è stata utilizzata da Doveri, se non erro. Ecco, nella prima giornata di campionato non è che abbia visto proprio né un arbitraggio all'inglese, ma soprattutto io non ho visto uniformità, che è sempre quello che si va a richiedere. Nei limiti della singolarità degli episodi, che ovviamente sono sempre diversi e che non è facile leggere sempre con una linea comune, in questa prima giornata io ho visto delle cose preoccupanti. Cioè, il gol che viene annullato alla Sampdoria contro l'Atalanta è inspiegabile dal mio punto di vista. Anche il rigore che ieri riceve la Juventus, secondo me, non esiste. Cioè, io non vedo contatti, non vedo nulla, se non forse una lieve trattenuta, paradossalmente, di Vlahovic su Ferrari. La stessa linea di lettura che ha portato l'arbitro di Juve Sassuolo a dare rigore, allora avrebbe dovuto portare anche l'arbitro Frontera a dare rigore su Dzeko in Lecce Inter, cosa che io ho già detto, secondo me il rigore è stato giusto non darlo, però se la linea è quella, allora è rigore anche su Dzeko. E a maggior ragione è rigore su Skriniar. Non so quanti di voi abbiano recuperato questo contatto. Io francamente non lo ricordavo, poi ho visto un video girando su Twitter di un rigore molto più netto ai danni di Skriniar, che viene proprio abbracciato dal difensore. Il rigore per il Milan secondo me c'è, ma non voglio approfondire perché anche qui si aprirebbero 1000 discorsi. La cosa che mi preoccupa è che l'anno scorso è stata una stagione secondo me non positiva degli arbitri, non super negativa ma non positiva, che la prima di campionato ricominci per certi versi sulle macerie di quello che è rimasto nell'ultima giornata dello scorso è allarmante. È allarmante perché se no ho la paura sinceramente che fra 3-4 giornate si ricominci a parlare solo di arbitri, si ricominci a fare la radiografia di ogni minimo episodio per vedere il contattino che qui c'era e di là no. Io non voglio vivere un altro campionato come l'anno scorso, che, come ho detto più volte, da metà stagione in poi è diventato di fatto una radiografia dell'arbitro, più che della partita, della prestazione delle squadre. Mi auguro che la cosa possa migliorare, però sinceramente, lo dico col massimo rispetto e con la massima anche fiducia, spero, non siamo partiti benissimo. Non siamo partiti benissimo. Queste erano le mie valutazioni, ragazzi, di questo inizio di stagione. Ora vi chiedo ancora una volta un mi piace e un'iscrizione al canale se non l'avete lasciata e soprattutto un commento. Fatemi sapere se avete visto le partite, chi vi ha impressionato di più, chi vi ha impressionato di meno. Se volete possiamo continuare a parlarne anche nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club. È iniziata la seconda stagione, quindi vi invito a passare. Ed infine vi ricordo, se mi stai seguendo in podcast, in descrizione ti lascio il link al contenuto di ieri su Manuel Akanji, gli ultimi aggiornamenti sul difensore del Borussia Dortmund, perché attenzione alle prossime ore. Io vi dico solo questo, attenzione a quello che può accadere nelle prossime ore. Se mi stai invece seguendo su YouTube, il link ti compare qui alla mia destra.